Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Cistadrops, ricordati rare di Seases Italia. Ultimo aggiornamento, 6 ottobre 2021. Cos'ha Cistadrops? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cistadrops durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Cistadrops? Cistadrops ha un farmaco a base del principio attivo mercaptamino cloridrato, appartenente alla categoria degli aminoacidi e derivati e nello specifico altri oftalmologici. È commercializzato in Italia dall'azienda Ricordati Rare di Seases Italia. Cistadrops può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni: Cistadrops 3,8 mg/ml collirio, soluzione uso oftalmico, flaconcino 5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Ricordati Rare di Seases SARL. Concessionario: Ricordati Rare di Seases Italia. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo: mercaptamino cloridrato. Gruppo terapeutico: aminoacidi e derivati. Forma farmaceutica: collirio. Indicazioni: Cistadrops è indicato per il trattamento dei depositi di cristalli di cistina nella cornea in adulti e bambini da 2 anni di età affetti da cistinosi. Posologia: il trattamento con Cistadrops deve essere avviato sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento della cistinosi. Posologia: la dose raccomandata pari a una goccia in ciascun occhio per 4 volte al giorno, nelle ore diurne. L'intervallo raccomandato tra le instillazioni è 4 ore. La dose può essere diminuita progressivamente, fino ad una dose giornaliera minima di 1 goccia in ciascun occhio, in base ai risultati dell'esame oftalmologico, come i depositi di cristalli di cistina nella cornea. Fotofobia: se il paziente dimentica un'instillazione, il trattamento deve continuare normalmente con l'instillazione successiva. La dose non deve superare le 4 gocce al giorno in ciascun occhio. L'accumulo di cristalli di cistina nella cornea aumenta se si interrompe Cistadrops. Il trattamento non deve essere interrotto. Popolazione pediatrica: Cistadrops può essere usato nei pazienti pediatrici a partire da 2 anni di età alla stessa dose degli adulti, vedere paragrafo 5.1. La sicurezza e l'efficacia di Cistadrops nei bambini al di sotto di 2 anni di età non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione per uso oftalmico: prima della prima somministrazione, per facilitare la somministrazione, il paziente deve riportare Cistadrops a temperatura ambiente. Dopo la prima apertura, il paziente deve mantenere il flaconcino contagocce a temperatura ambiente. Per evitare di avere le palpebre incollate al risveglio, il paziente deve essere informato di applicare l'ultima goccia della giornata almeno 30 minuti prima di andare a letto. Al fine di prevenire la contaminazione della punta contagocce e della soluzione, prestare particolare attenzione a non toccare le palpebre, le zone circostanti o altre superfici con la punta contagocce del flaconcino contagocce. Eliminare il flaconcino contagocce dopo 7 giorni di utilizzo. In caso di terapia concomitante con altri medicinali topici oculari, deve intercorrere un intervallo di almeno 10 minuti tra un'applicazione e quella successiva. Gli unguenti oculari devono essere somministrati per ultimi. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: Cistadrops contiene benzalconio cloruro che può causare irritazione oculare. Il benzalconio cloruro, comunemente utilizzato come conservante nei prodotti oftalmici, può causare cheratopatia puntata e o cheratopatia tossico-ulcerativa. Hai richiesto vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Poiché copyright la dose giornaliera totale raccomandata di cisteamina base non supera lo 0,4% circa della dose orale massima raccomandata per qualunque fascia di età, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Cistadrox durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cistadrox durante la gravidanza e l'allattamento? La dose giornaliera totale raccomandata di cisteamina per uso oculare non ha superiore allo 0,4% circa della dose massima raccomandata di cisteamina orale per qualunque fascia di età. Di conseguenza, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Cistadrox altera lievemente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Un offuscamento transitorio, in media meno di 1 minuto, della vista o altri disturbi visivi possono influenzare la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Se dovesse manifestarsi un offuscamento dopo l'instillazione, il paziente dovrà attendere che la visione torni chiara prima di guidare veicoli o utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse più comuni sono dolore all'occhio, iperonemia oculare, prurito all'occhio, lacrimazione aumentata, visione offuscata e irritazione all'occhio. La maggior parte di queste reazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. È poco probabile che in seguito a somministrazione oculare si verifichi un sovradosaggio. In caso di ingestione accidentale, deve essere effettuato un attento monitoraggio del paziente e il trattamento dei sintomi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Oftalmologici, altri oftalmologici, codice ATC. S01XA21. Meccanismo d'azione. La cisteamina riduce l'accumulo di cristalli di cistina nella cornea, rimuovendo la cistina tramite la conversione della cistina in cisteina. Proprietà farmacocinetiche. Non sono stati condotti studi di farmacocinetica nell'uomo dopo la somministrazione oculare di Cistadrox. Come per altri farmaci per uso topico oculare, è probabile che si verifichi un assorbimento sistemico. Dati preclinici di sicurezza. Si prevede che l'esposizione sistemica successiva alla somministrazione oculare sia bassa. In caso di uso concomitante di altri medicinali oculari e orali contenenti cisteamina, il rischio sistemico della somministrazione oculare, elenco degli eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio carmelloso, acido citrico monoidrato, sodio idrossido, regolatore di pH, acido cloridrico, regolatore di pH, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.